Benvenuto sul canale dell'acquarello. Siamo a marzo 2026 sul lago di Garda. Cos'è che nasce adesso? Esattamente questo, un'esplosione di mimose. Quest'albero che vedi adesso avrà almeno 20 anni, forse di più. E dunque con questo profumo, questo colore, che poi in realtà non è il mio, però è un colore che mi ha invaso, mi è venuta la voglia di dipingere quella mimosa che poi mi è stata regalata. Quindi ti faccio partecipe a questo tutorial mimosa italiana. C'è anche in altri paesi? Sì, ma io la vedo solo qui. E è un tripudio di colori, la fusione, i colori che vanno insieme, niente che è separato. Sul mio canale trovi ormai oltre 350 video, abbonati, iscriviti e la cosa più importante, divertiti. Buon acquarello. Qui vedi il bellissimo vasetto che mi è stato regalato e io sul foglio mi sono già portata avanti e ho applicato tantissime gocce gialle. Qui vedi il dipinto che ho realizzato, vedrai tutto step by step, mentre qui invece un minimo di idea della prospettiva ce lo dobbiamo fare. Dov'è il mio occhio? Dove scorrono le linee di prospettiva? Questa cosa teniamola in mente, anche come il fuoco del nostro dipinto, dove voglio che si ammassa tutto quello che succede, dunque il famoso focus, io l'ho messo in alto a destra. Qui te l'ho cerchiato con un cerchio blu e adesso iniziamo. Ho preso il colore gomma gutta in due versioni, un'antichissima che avevo nel cassetto e l'immancabile blu, l'altro gomma gutta è piccolino nel godet. Le macchie le ho messe già qualche ora fa, queste devono asciugare. Lo so che non hai voglia di farlo, ma fallo, è meglio. Quindi applica le gocce e lasciale asciugare. Dopodiché, con lo stesso colore, con lo stesso, dunque questo giallo gomma gutta che ho preso, iniziamo a dipingere l'esterno del vaso e ci lasciamo già un po' di vuoti funzionali, fogli, forme. Il pennello è gigante, sì è grande, tiene molta acqua e molto pigmento. È utile perché così non devi andare a prendere e riprendere. Quindi sono all'esterno del vaso, però questo colore, lo stesso colore, deve anche entrare all'interno del vaso. Quindi anche con qualche goccia che mi rimane nel residuo del pennello, man mano che prendo il colore, la butto anche sul foglio. Qui è bello perché vedi tutta la panoramica, ecco che entro dentro il vaso con lo stesso pigmento, però lascio quel bordino del vetro, lo lascio bianco. E certo potresti anche usare la gommina si chiama, quindi il mascheratore, ma che noia però dai, poi ti blocca il colore e non può agire come vuole il colore. E vedi che ho preso lo stesso pigmento dentro il pennello, sì dentro il pennello, questo ovvio, dentro il vaso, però sto modulando le tonalità, quindi il giallo più denso e un giallo più chiaro, quindi è un giallo più slavato.
poi c'è il bordo del vaso, importante, e anche qui se non sei tanto regolare, meglio, lascia un po' di vuoti. E sotto, visto che il foglio è girato, quello lì è sotto, anche lì lasciamo un bordino chiaro, che poi è il bordino del vetro. Avendo la parte della luce e dell'ombra, la parte destra del vaso, per intanto la lasciamo bianca. Il colore sotto, le palline mimosiforme, si sono già asciugate e qualche pallina invece man mano che dipingi e che hai i residui nel pennello, li puoi anche applicare sul foglio. Io adesso ti lascio con un po' di musica, tu guarda quando ci sono poi dei momenti più importanti, ritorno col vocale.
Da qui invece adesso iniziamo ad inserire quelle foglie minuscole. Di che colore sono? Se guardiamo l'albero sono verdi, giusto? Sì, sono verdi. Che colore sto usando? Sto usando dei residui di blu, ovviamente. Perché? Perché 1, non voglio ripetere ciò che la natura ha già fatto perfettissimamente. Non potrei, perché la natura è perfetta. Questo è il primo motivo. Il secondo, invece, se il blu e il giallo umido si incontrano, cosa formano? Qua e là formeranno del verde da soli, che è molto più bello che non un verde che applico io. In questo caso, quindi le pennellate sono piccole, sono mimosiforme della foglia, piccole e concentrate, e le puoi mettere anche nell'umido. Questo dipingere nell'umido fa sì che la tua pennellata si espanda un pochino. Questo colore delle foglie deve essere distribuito su tutto il foglio, nel senso che non mi fai i buchi verdi che in un floreale possono accadere molto volentieri da soli, si fanno da soli. Quindi noi, sapendo che esistono i buchi verdi, quindi non solo quelli neri, li evitiamo e andiamo a distribuire il colore, in questo caso il blu, lo andiamo a distribuire un po' su tutto il foglio e non solo lì dove vedi le foglie nella realtà. Questo è molto importante, perché spesso quando vedo degli acquarelli vedo che, volendo imitare la natura, andiamo a porre il verde in un determinato luogo. Quel verde poi non si fonde con nessuno e rimane da solo. Ok? Questa cosa la chiamo il buco verde. Osserva altri acquarelli e adesso che lo sai. Quindi piccole pennellate, fogli forme della mimosa. Dopo torno col vocale.
Qui prendiamo un acquarello liquido che ho messo qua sul piattino. Con questo acquarello liquido vado a lavorare delle foglie sempre gialle, anche se è inusuale, ma gialle, dentro la superficie che ho già applicato. Quindi per me una foglia non è verde, può essere blu che si mescola col giallo. Poi in questo caso vedi come esalta la foglia giallo su giallo. Perché se la mimosa è così predominante, come hai visto nel video dell'albero, non si distingue che ci sono le foglie. Il dominante è il giallo e quindi vedi che applico dei negativi colorati con il giallo sul giallo asciutto. Importante da osservare. Adesso con un pennello con una bella punta e sempre lo stesso giallo andiamo a fare delle piccole, come si chiamano? Sono fiori quelle palline, quindi queste rotondità dentro la massa dei fiori che abbiamo già applicato. Quindi il colore è denso e creo dei cerchi che poi sono o il singolo fiore o la massa di fiori della mimosa. Lo stesso giallo asciutto, quindi vado con un colore abbastanza denso sul colore già asciutto. È ovvio, ragazzi, che non faccio le miliardi di palline. Farò qualche pallina giusta, ma non tutte, non ci penso neanche. E anche l'occhio non le vuole vedere tutte, perché se tu le fai vedere tutte all'occhio, sei sovraccarico di roba. Quindi anche qui 2, 3, anche 10 fatte bene, però dopo stop.
Questa mossa è importante, ragazzi e ragazze. Dobbiamo mettere l'ombra sotto il vaso. Spesso ci dimentichiamo, spesso pensiamo che l'ombra debba essere grigia, scura, nera, che ne so, e guarda caso, faccio l'ombra gialla. Quindi ho fatto l'ombra gialla, ok? Perché strato su strato, quindi velatura, uguale a più densità del pigmento. E adesso, come vedi, porto il colore giallo come velatura dentro il vaso e fuori dal vaso, sempre per la questione del collegamento. Dunque l'ombra non è solo grigia. E cosa non poteva mancare? Ma cosa non può mancare in un mio acquarello? Il turchese. L'ho ben ammorbidito perché è in un godet che è quasi svuotato, quindi si vede lo sfondo del godet. E adesso con il colore bello denso faccio qui e lì qualche dettaglio e con il blu metto l'ombra sotto qualche pallina del fiore. Qualcuno per favore mi scriva nei commenti come si chiama la pallina della mimosa. È il fiore stesso o è un ammasso di fiori? Un nusaccio. Comunque, il turchese, che in realtà non c'entra niente, è un mio signature color, quindi un mio colore che in ogni acquarello ci deve essere. E perché ci deve essere? Perché me lo sento. E quindi se me lo sento lo metto. Fai quello che ti pare con il tuo dipinto, ok? Così sarai riconoscibile. Per me è il turchese, quindi lo ho usato per fare un pochino di ombre sotto queste palline floreali e poi l'ho anche usato per enfatizzare con il colore bello denso qualche striscetta di foglia importante, perché questo colore denso rimane come un rilievo sopra il tuo foglio. Bellissimo. Qui adesso facciamo un altro lavoro di finitura, sempre con il turchese. Dipingiamo le foglie della mimosa in negativo colorato. Vuol dire che il colore sotto è già asciutto. Vado sopra con il turchese, lascio libero il giallo sotto, ok? Quindi la foglia diventa gialla per l'occhio, perché intorno ci dipingo, ok? Ci dipingiamo con il blu e quindi l'occhio la percepisce gialla. Questa è una bella mossa strategica per ingannare l'occhio e per non fare le cose scontate, perché nel dipingere con l'acqua niente è scontato, tutto è divertimento, anche se solo interno. Dentro di te c'è questo divertimento e niente scontato, quindi foglie, piccole foglie e rami in negativo colorato con il tuo colore preferito. Ti lascio alla finale della tua visione di questo video.
vedremo un po' di mimose sul nostro gruppo Dipingere con l'acqua su Facebook. Sono molto contenta e ricordati, i like non guastano, i hype ci sono pure, l'abbonamento c'è e commenta. Perché tutto questo? Perché questo algoritmo a lui piace e dunque promuove il mio video, cosa che a me non dispiace, giusto? Giusto. Buon divertimento ragazzi, alla prossima. Sarà la Venezia un po' bella complessa, faremo questa nel fine settimana. Buon divertimento con le mimose adesso.